Ciao, stiamo andando a registrare Caffè con Lode numero 12. Una cosa, mi sono accorto che più del 50% delle persone che seguono il programma ancora non sono iscritte al nostro canale. Per noi è molto importante perché ci aiuta a portare avanti questo messaggio che vogliamo dare della fraternità universale. Quindi se vi iscrivete fatelo subito, non perdeteci tempo e grazie per l'aiuto che ci date. Ma venite con me, andiamo a registrare assieme questa nuova puntata. Grazie, ciao! Ciao, mi chiamo Valerio Cipri, detto anche Lode. Sono uno dei componenti del Gerosso, uno di quelli che ha iniziato il Gerosso 54 anni fa. E nel Gerosso ho suonato la chitarra per tanto tempo e sono uno scrittore e compositore, più scrittore. Il Gerosso aveva ricevuto da Chiara Lubick una missione, portare attraverso la musica il messaggio dell'unità. Una caratteristica nostra è stata sempre di raccontare la nostra vita, quindi quello che noi raccontiamo nelle canzoni sono esperienze vissute. Ciao a tutti, benvenuti a questo nuovo Caffè con Lode. Mi rendo conto che quando vi parlo io vi racconto tante cose del Gerosso, le nostre esperienze, le nostre canzoni, le nostre dinamiche interne e anche il rapporto con il pubblico. Come siete voi in questo momento? Ma sinceramente in questo caffè io vi vorrei qui attorno a me perché un caffè è così che si fa, con degli amici vicini con cui si parla, si interloquisce in qualche cosa, si scambiano le idee. Ecco, ma è un caffè virtuale. Però oggi no, perché oggi ho invitato due del Gerosso, due componenti del Gerosso che in un certo senso vi rappresentano tutti quanti. Per quale motivo oggi? Perché oggi è una giornata speciale. Oggi è l'11 di agosto ed è la festa di Santa Chiara d'Assisi. Per noi è una ricorrenza importante perché ricordiamo in modo particolare Chiara Lubick, la fondatrice del movimento dei focolari e anche la fondatrice del gruppo Gerosso e del gruppo Gen Verde. La conoscete? Qualcuno sì, qualcuno forse no. Per dirle in due parole, Chiara Lubick a Trento, nell'ultima guerra mondiale, ha scoperto pure in mezzo al dolore delle distruzioni che Dio è amore, Dio ti ama immensamente. E lei ha fatto delle parole di Gesù, che tutti siano una cosa sola, l'obiettivo della sua vita. Cioè lei è diventata una costruttrice di pace, di unità, gettando ponti magari verso culture molto diverse, lontane, anche contrapposte, però per un obiettivo, che era il sogno di Gesù, che l'umanità diventasse una famiglia sola. E allora questo ci ha preso moltissimo e tante volte abbiamo tentato di esprimerlo anche in canzoni, ma questa volta è accaduto 3 anni fa, abbiamo fatto sul serio, abbiamo fatto una canzone nuova, diversa, ma di questo non vorrei parlarvi io. Vi dico solo il titolo della canzone, L'amore vince tutto, e ve ne parlano proprio i due ospiti di questa giornata. Abbiamo José Juan, che è l'attuale responsabile del Gerosso della Spagna, ed Emanuel Chirco, direttore musicale, orchestratore, compositore di tanti nostri brani. Ecco, che vi diranno come è avvenuta questa dinamica, come è stata? Bene, Lode, grazie per l'invito a questo tuo caffè con Lode. Sì, infatti nel 2020 anche noi avremmo voluto celebrare il centenario della nascita di Chiara Lubick. Non essendo possibile per la pandemia, abbiamo voluto recuperare nel 2021 con il nostro già abituale con il nostro abituale concerto d'estate, in questo caso intitolato proprio a Chiara, tributo a Chiara Lubick. E per questo concerto avremmo voluto, e di fatto abbiamo fatto, comporre una canzone dedicata a lei. Qual era il senso di questa canzone e cosa dovrebbe dire questa canzone, no? Lei, la nostra fondatrice, come Lode adesso ci ricordava, e ispiratrice sia tanto a livello artistico, con tante idee
lungo i decenni come dal punto di vista spirituale ci aveva guidato e ci domandavamo come adesso in questo momento lei che cosa ci avrebbe detto, anzi in realtà che cosa in realtà ci diceva. E lei, come anche tu adesso ci ricordavi, in circostanze particolarissime e drammatiche dell'umanità, come era la seconda guerra mondiale, ha fatto questa riscoperta, no? Di Dio amore. L'amore vince tutto. E abbiamo pensato che questo era il leitmotiv della canzone. Infatti questo è stato finalmente il titolo della canzone. E come è venuta fuori? Le prime note come sono venute fuori? Ed è stata una cosa semplicissima, no? Io ero lassù nel mio studio con la mia chitarrina, ho messo un po' di accordi, un'idea molto semplice e sono sceso qua allo studio di Emanuele, l'ho fatto salire su, mi pare che è venuto su a sentirlo prima e mi ha detto forse di là no, prova a sviluppare questo un po'. Ho continuato a sviluppare e dopo sono sceso. Siamo venuti al piano, lui li ha riprodotto al piano e da lì è partita la cosa, come una magia, la tipica esperienza del Gianrosso, di accoglienza tra artisti, dove una cosa molto semplice prende il volo e si sviluppa in un modo inatteso e meraviglioso. Così è stato per me, Emanuele. Tu come lo ricordi? No, e così è stato anche per me. Mi ricordo peraltro eravamo proprio in questa stanza quando siamo scesi giù dove c'è il pianoforte qui davanti e così quando mi fece sentire questo incipit, proprio le primissime note della strofa e da lì abbiamo continuato. Ricordo che era estate e in pochissimo tempo, veramente al tramonto già, dal primo pomeriggio al tramonto già c'era gran parte della struttura, praticamente le strofe e i ritornelli c'erano già tutti e quindi mi ricordo siamo tornati a casa veramente contenti di questo, che dal nulla è venuto fuori una cosa così veramente emozionante già. E poi dopo qualche giorno sentivo però che ci voleva un ponte, così tecnicamente lo chiamiamo ponte, cioè un qualcosa che legasse le strofe e i ritornelli con una variazione e a sua volta questa variazione mi ha fatto immaginare che per sottolineare anche la parte più emotiva della canzone ci volesse una modulazione alla fine, un passaggio in un'altra tonalità e così è stato, lo potete sentire appunto nel brano già pubblicato e questa apertura finale ha anche suggerito nuove idee ai cantanti e anche al regista del videoclip. Lì si aprono delle immagini molto ampie ed è molto bello che nell'accento proprio dell'apertura della tonalità appare anche il volto di Chiara. Ecco, tutto è stato veramente un susseguirsi come avviene quando si fanno le cose insieme, no? Un susseguirsi di una costruzione dopo l'altra che ci ha portato fino alla fine della canzone. Mm-hmm. E tu, la parte importante è stata anche la maniera come hai orchestrato la canzone. C'è veramente questo crescendo, come che è stato? Quali sono gli stili che possiamo incontrare? Sì, perché poi quando si fa un demo, perché poi alla fine il brano nella sua interezza viene inciso in un demo e nel frattempo abbiamo dato il demo a Lode che stava così componendo il testo e io già pensavo un po' all'arrangiamento. Anche lì per evidenziare l'aspetto anche spirituale di questa canzone, insomma una canzone dedicata a Chiara, immaginavo già di scrivere per una grande orchestra d'archi, però insomma ci vuole il tempo, no? Però così fu e quindi c'è un elemento di scrittura per archi che si ispira alla scrittura classica, ma senza trascurare gli altri aspetti di un arrangiamento in linea con la storia del Gianrosso, quindi la pop band che suona, quindi la combo come la chiamiamo noi, il basso, la batteria, le chitarre e il piano. E poi c'è un aspetto importantissimo che potete sentire in tante delle ultime produzioni, cioè l'aspetto più elettronico. Allora potete già sentire come inizia il brano nel suo intro con l'utilizzo di questi loop sintetici, di questi suoni synth delle tastiere elettronici, no?
Ecco, questi sono i 3 aspetti, così che velocissimamente mi verrebbe da dire, che si possono scoprire nell'arrangiamento. Quindi la parte della band suonata e incisa in studio, la parte orchestrale, quindi più classica con il suono degli archi, e la parte più elettronica. Ecco, così. Cosa interessante poi che la RAI ci autorizzò a poter utilizzare delle immagini di un film molto famoso in Italia che ebbe grande successo, proprio ispirato alla vita di Chiara, e potete vederlo appunto nel nostro videoclip che si trova su YouTube. Come è avvenuto questo? No, un'idea originale di uno dei nostri ingegneri del suono, Alejandro Serrano dell'Ecuador. Lui ha avuto questa idea, no? Di come aiutare al regista a ricostruire nel videoclip questi momenti di guerra, no? E il film era appena uscito e così abbiamo contattato la RAI e abbiamo avuto i diritti nel modo proprio ufficiale, no? Sì, molto. Poi hanno dato a me logicamente il provino della musica e io ho messo le parole, però anche era molto semplice perché avevamo già vissuto un pochettino questa atmosfera, questa intensità e dovevamo ripercorrere la vita di Chiara, dal suo perché ascoltato durante la guerra, del dolore dell'umanità presente. E poi questa scoperta di Dio amore, il che tutti siano uno, che è diventato l'ideale suo, ma non soltanto suo, perché dietro di lei poi migliaia di persone, adesso milioni, si sono impegnati alla realizzazione di questo, che tutti siano una cosa sola, che l'umanità sia una famiglia unica. Ed è vero, l'amore vince tutto, noi ci crediamo. Ci crediamo perché l'amore, come diciamo alla finale della canzone, l'amore è quella goccia che non si ferma mai, spacca anche la roccia e oceano diventerà. E come lo diventa? Con la perseveranza e la tenacia di ognuno di noi, che ci crediamo che l'amore dilagherà nel mondo. È l'augurio che ci facciamo assieme a tutti voi. Ma ascoltiamo la canzone. Allora ricordatevi di iscrivervi al nostro canale e se volete sentire la canzone cliccate in questo riquadro.